Grazie. Ciao a tutti. Io ho il vocione, quindi mi ha dato un microfono settato più basso. Grazie. Facciamo un piccolo respiro di sollievo, come direbbe Luca Angeli, tanto perché è stata lunga, anche se affascinante. E poi penso che comincerete ad avere fame. Però il respiro di sollievo ci serve perché in realtà, anche se il titolo sembra tranquillo, e quindi magari vi aspettate di sentire le solite cose, cioè che muoversi fa bene, ma chi segue Bella Cresce, siccome questo è un evento prevalentemente per i soci, lo sa, e hanno fatto anche un convegno intero su questo, quindi sì, è vero, muoversi fa bene, ossigena il cervello, favorisce degli ormoni particolari che aumentano anche le connessioni neurali, favorisce proprio quei neurotrasmettitori, quegli ormoni che ha scoperto Rita Levi-Montalcini, e resetta anche il livello di attenzione, quindi se uno è meno stanco, fa un po' di attività, poi si riprende, tutte cose che si sanno oramai, anche magari non sempre le applichiamo, ma le sappiamo. Mi serve il respiro di sollievo perché, tra poco, appena cominciamo, l'obiettivo di oggi è di uscire diversi. Cioè, da quello che abbiamo potuto studiare, abbiamo capito che quello che noi riteniamo io, sono una piccola parte, una piccolissima parte. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi, vediamo che cosa ho trovato nella scienza, che ci racconta non tante cose interessanti, ma che abbiamo già sentito, ma cose, per me, incredibili. Il corpo costruisce la mente, non solo il movimento, perché ci sono anche le percezioni. Quindi, se ci pensiamo bene, in realtà c'è il cervello, ma il cervello non ha contatto per niente col mondo. Per fortuna. È dentro una scatola ben protetto, però tutti i suoi rapporti col mondo sono mediati dal corpo, che ha sensazioni, percezioni, sensazioni anche interne, e poi agisce come attore e ottiene dei retrofeedback. Ma sappiamo che l'apprendimento è adattamento. Quindi il nostro cervello, mentre vuole imparare, si adatta a cosa? Tutto quello che gli arriva tramite il corpo. Non ha per ora dei sensori da fuori. E questo è vero fin da subito. Vediamo da quanto subito. Ecco perché ora vedremo una serie di ricerche scientifiche che ci fanno vedere dei risultati, delle correlazioni tra quello che avviene al corpo e a quello che avviene a quella che noi riteniamo la nostra mente, che vanno ben al di là di quello che normalmente potremmo immaginare, perché probabilmente quasi tutto passa da lì, ma lo scopriremo piano piano. Primo, la prima, ho detto cominciamo piano perché sennò ci spaventiamo. La prima è semplice, cioè fare movimento comunque ci aiuta a sviluppare funzioni cognitive, memoria, attenzione, addirittura capacità di ragionamento matematico. Ma quanto? Oh, ragazzi, 10 minuti prima del compito cognitivo, 10 minuti di passeggiata, migliorano la performance del compito cognitivo. Mentre noi spesso li testiamo dopo 4 ore fermi su un banco. 10 minuti di movimento, di una passeggiatina, ma anche noi, perché molte cose che sentite stasera, avete già sentito, anche per noi adulti vanno bene. Per esempio, nella gestione del tempo di Cristina, credo che tutti si possono riconoscere che forse potremmo migliorare. Io per primo. Quindi, pochissimo, già dice al nostro cervello, oh, che bello. Questo chi ci segue un po' lo conosce, ma andiamo già in qualcosa di più fine, cioè dei meccanismi che non ci aspettiamo. Conoscere bene come funzionano le dita, ma non perché si fa il pianista, ma conoscere come con un dito seguire un percorso su un foglio, insomma essere capaci di usarle bene, correla molto con le abilità matematiche. Correla molto con le abilità matematiche, ma chi l'avrebbe mai saputo? Per saperlo abbiamo dovuto fare in modo che i nostri bimbi le perdessero le abilità con le dita, no? Perché spesso ci capita che anziché seguire quello che forse qualche parte di noi più interiore potrebbe sapere, seguiamo un po' le cose nuove e diciamo, ma cosa serve? Tanto ormai c'è tutto quanto così col pollice. Peccato che poi arrivano i bimbi in prima primaria che non sanno allacciarsi le scarpe, ma questo purtroppo correla tantissimo con le abilità matematiche. Ci sono aree del cervello che si occupano di gestire le dita, ma in realtà collaborano quando c'è da risolvere problemi matematici. Andiamo in salita, pian piano diventano più strani. Questo, la musica, non solo ci migliora tante la sensibilità, se volete la creatività,
la destrezza, perché per suonare strumenti musicali, però migliora le capacità cognitive. Tutte quelle sicuramente dove è coinvolto il senso dell'udito, quindi il riconoscimento di fonemi anche particolari, insomma, tutto quello dove c'è dentro l'udito, con la musica migliora, ma anche, attenzione, una volta si faceva un po' di più, no? Di insistere sul fatto di fare musica ai bimbi. Intendo una volta 2 secoli fa, non 10 anni fa. Forse dovremmo riprendere, almeno la scienza ce lo sta dimostrando sempre di più. Adesso andiamo in altri campi, ancora più lontani. Praticamente cosa ci dice questa ricerca? Che se io vi faccio fare una valutazione, tipo, avete presente quei concorsi, quanti fagioli ci sono in una scatola, oppure se vi chiedo quanto è alta secondo voi la Torre Eiffel, quant'è la popolazione italiana, quante cannucce ci sono qua per terra, cosa che facciamo fare ai nostri bimbi? Se voi siete così, direte meno. Se voi siete così, direte di più. E non così tanto come ve l'ho fatto io. Hanno messo le persone su una Wii taroccata, la Wii diceva siete dritti, e invece vi spostavano di qualche millimetro a sinistra. E tutta la popolazione che non si sentiva, ma il sistema interno percepiva che era fuori equilibrio, valutava le cose meno, le stimava meno. Ma la stima è un processo che noi costantemente facciamo ed è legato al senso di equilibrio. Incredibile. Noi pensiamo di essere intelligenti e magari se qualcuno ci chiede quanto è alta la Torre Eiffel, uno magari dice no, aspetta, allora sì ci sono stato, me lo sono ricordato, ma sì, sarà più alta dell'Empire State Building, no, sarà più bassa. No, conta molto se sei in equilibrio. Certe volte noi pensiamo di usare la nostra testa perché pensiamo di usare una parte di cui ci rendiamo conto, ma in realtà tutto funziona anche grazie a tantissime altre parti, di cui non ci rendiamo conto. Pian piano andiamo sempre più sul pesante. Qui il concetto di giusto e sbagliato, di buono e cattivo, dipende dalla vostra mano dominante. Se io vi metto delle figure di cose che vi descrivono azioni, ovviamente ambigue, no? Se ammazzo una persona, ma se io siete destri, ve le metto sulla vostra destra, tenderete a dire che sono buone. Se voi siete destri e ve le metto sulla vostra sinistra, tenderete a dire che sono meno buone, perché noi sviluppiamo una sicurezza di più nella area attorno a noi, nell'arto dominante. Anche lì, magari ci litighiamo pure con la moglie su quella roba lì, perché noi pensiamo assolutamente di avere delle ragioni, cioè dei ragionamenti per dimostrare che il mio sistema di valori è migliore del tuo, ma tu sei mancina. Oppure in casa quella cosa è da una parte che a me stimola buono, te la vedi dall'altro lato e a sinistra. Okay. Capite quante cose influiscono? C'è tutta questa scienza, che poi vedremo alla fine, si chiama Embodied Cognition, sta scoprendo che dentro tutte le nostre cellule, il nostro corpo, c'è una conoscenza, che è quella che noi impariamo studiando. Cioè, niente. Veramente poca. Qui le esperienze delle prime fasi di vita, che sono proprio esperienze, che ovviamente nelle prime fasi di vita saranno quanto sei abbracciato, quanto sei coccolato, quanto sei massaggiato in alto, quanto musica senti, tutte queste cosine qua, ma influiscono, guardate un po', sulla programmazione dei circuiti viscerali, perché nel visceri ci sono dei neuroni che comunicano col cervello, che però vanno a modificare la gestione futura dello stress. Quindi persone che hanno avuto scarse esperienze o cattive esperienze mappano male, o comunque mappano verso una cattiva gestione dello stress, dei neuroni che agiscono su questo. Neuroni che sono nei visceri addirittura. E questa cosa è proprio triste perché porta a interiorizzare lo stress e quindi verso altre depressioni. E certe volte quando qualcuno è giù di morale gli diciamo, perché noi cerchiamo sempre di agire col linguaggio, no? Dai, su, tirati su. Sì, però avrebbe bisogno forse di anche modificare quella mappatura. Questo senso dell'equilibrio, ne abbiamo già parlato tante volte, che è importante, che dà una centratura emotiva, prima abbiamo richiamato, no, con le decisioni. In questo studio fanno vedere come con tanti esperimenti dimostrano che cambia il tuo senso del sé rispetto agli altri.
Quindi manipolando apposta all'apparato vestibolare, quindi fanno fare a delle persone dei giri, no, strani, e intanto fanno vedere anche delle immagini dove sono loro stessi che si muovono. E riescono a fare in modo che le persone si identifichino un pochino di più con l'altro, cioè si spersonalizzano. Ce ne sono anche altri invece di studi che misurano quanto, se ti metto fuori equilibrio, poi sei meno capace di relazionarti con gli altri, perché stai perdendo il tuo centro. Quindi abbiamo visto, un po' scioccante, facciamo un altro esempio di sollievo. Abbiamo visto che tantissime cose che pensiamo non c'entrino niente con quello che noi pensiamo e quindi con quello in cui di solito ci riconosciamo, in realtà c'entrano. Adesso vi faccio un esempio perché vorrei indurvi a capire che cosa può succedere a un bimbo che ha una difficoltà motoria piccola che nessuno nota, che però c'è. Però per farlo bisogna che facciate un esperimento. Se scegliete una gamba, è meglio che scegliate una gamba la peggiore, la più infortunata. Avete avuto un infortunio alle caviglie? Scegliete quella gamba lì. La stendete davanti a voi, l'avete stesa davanti a voi, e provate, faccio con la mano io, e provate a ruotare, quindi lo tenete steso e ruotate il piede in tutte le direzioni, come se voleste disegnare un cerchio grande grande, piano. Dovreste riuscire a farlo in maniera fluida. Capita a molti che ci sono dei punti dove, guardate qua, dove fa così e poi tac, scatta. È vero? Il movimento fluido è collegato a tante parti, è controllato da tante parti del cervello, una delle quali sono i gangli della base. Però cosa succede? Fermi pure, grazie. Allora, se avete un punto o più punti dove farà così, però magari qua faceva bene e poi fa così, o anche di poco, avete un movimento a piccoli scatti. Capita che noi non riusciamo a controllare i nostri muscoli perfettamente in maniera fine, anche se di solito se io non ve lo facevo fare, voi sì, vabbè, ma è mica vero, no? Questo però capita a tutti i muscoli, ma i nostri muscoli controllano anche come parlo e controllano anche come guardo mentre leggo. E se qualcuno, anziché andare fluido sulla riga, leggesse a scatti e quegli scatti non facessero andare l'occhio dove deve andare? Facciamo un esperimento. Nella prossima slide vi chiedo di leggere la frase che verrà fuori. Ok? Concentratevi perché non è facile. Pronti? Ora vi faccio riprovare. Qual è andata meglio? Però ci sono bimbi che leggono come quella prima. Perché l'occhio fa a scatti e non va a scatti giusti. Certe volte fa lo scatto troppo lungo, poi si accorgono che non ha senso, tornano indietro. Ma pensate 6 anni così, quanta informazione male articolata entra nel cervello, in un cervello che sta cercando di imparare a parlare italiano. E poi dicono, ma non capisci, leggi di più. Forse bisogna riallenare la parte motoria. Vedete quanto il come ci entrano le informazioni, che poi plasma il cervello, dipende anche dalla parte proprio prettamente fisica. Allora, perché ha così tanto potere il nostro corpo sul nostro cervello? Perché non siamo quelli che pensiamo di essere, non siamo le nostre voci dentro la nostra testa. Cosa siamo? Siamo un'infinita rete intelligente di cellule, solo che di solito non ci viene detto e non è facile spiegarlo. Non siamo mattoncini di Lego. Quando ne pensiamo una cellula, pensiamo che sia un pezzettino. Ora ve la faccio vedere. Questa cellula della pelle umana. La qualità non è altissima, ma stiamo cercando di vedere una cellula della pelle, ok? Qui c'è una sorgente luminosa, qua c'è una cellula della pelle. Lei ora si muoverà attorno alla sorgente luminosa, si muoverà, evitando la sorgente luminosa, ci gira attorno, vedete? Ci gira attorno. Ora è preso da un altro lato. Adesso, pian pianino, si fermerà vicino alla sorgente luminosa. Ecco qua. E qui comincerà ad estrudere delle cose per andarla a sondare. Vedete che comincia a buttare fuori una cosa, ecco, vedete? Vedete che la butta fuori? Per andare a vedere cosa c'è. Questa, adesso lo rifà,
Questa è una cellula della pelle. È intelligente. Se vede qualcosa di luminoso, non è che se ne sta lì come pensiamo noi di solito. No! Però interessante. Aspetta che metto fuori qualcosa. E cosa succede? Siamo tutti collegati, tutte le cellule sono sempre collegate una tra di loro perché si vanno a toccare. Non è che sono lontane, c'è una matrice che le unisce, una rete. Questa è una rete di un ragno. Vediamo cosa succede quando individui, anche lontani, sono collegati da una rete. Rete di un ragno. Il ragno è qua. Qua vedrete tantissimi esserini piccoli. State molto attenti perché sulla fine del filmato si vede una cosa particolare. Ora vediamo se riesco ad aiutarvi a vederla perché non è facile. Ci sono questi esserini, tanti moscerini che sono attaccati da una rete, ma loro si muovono. Inizialmente si muovono in maniera caotica, molto caotica. Vedrete che tra un po' cominceranno a muoversi in sincro. Adesso è ancora caotica. Guardate che adesso pulsano. Avete visto che pulsano? E come fanno a sapere quello della rete là in fondo che quello là sta pulsando e mettersi d'accordo? Perché è vita. E noi siamo fatti di questa roba qua, vita collegata costantemente. Abbiamo 37 miliardi di cellule che sono intelligenti. Questo e dipendono dall'ambiente esterno e dalle comunicazioni che ricevono. Qui vediamo un esperimento fatto da Carlo Ventura. Ha preso delle cellule di grasso staminali e gli ha messo una radiazione di fondo che riproduce la musica che fanno le cellule cardiache. In qualche settimana le cellule di grasso staminali sono diventate cellule cardiache, condizionate solo da una frequenza esterna. Si sono organizzate e sono diventate cellule cardiache. Ha costruito un mini cuore partendo dal grasso, solo inondandolo di informazione. Quindi noi costantemente, ogni cellula è un recettore ed è un attuatore, riceve e fa, ogni cellula. E ne abbiamo tante, e le trascuriamo tutte, poveracce, pensando che solo quella piccola parte di corteccia prefrontale che è capace di pensiero logico cosciente sia il re dei re. Non è così. Il nostro cervello. Allora, vedete il cervello? Qua ci sono tante aree. Molte aree hanno tantissime funzioni. Cioè, vedete, il lobo prefrontale, programmazione del movimento, allora servirà a muoversi. Però no, pianificazione, ragionamento, giudizio. Cioè, è che ce lo figuriamo male, ma non è così, è tutto collegato. Cervelletto, equilibrio, coordinazione. Sì, ma funzioni cognitive e linguaggio. Tutte sono così. Andiamo nelle parti sotto del cervello. Ippocampo, quello di cui vi parlava Valeria, vedete, posizione, riferimenti spaziali, orientamento, tante cose fanno. Perché? Perché negli anni si sono costruite strutture, e non è che quelle nuove, con l'evoluzione, dicevano non me ne faccio niente di quelle precedenti. Cioè, uso quelle precedenti per compiti diversi. E intanto aggiungo un pezzettino. Anche qui il ganglio della base, quello che non ci fa muovere a robottino, ma ci fluidifica i movimenti, in realtà controlla i movimenti volontari, li rende fluidi, ma apprende le procedure, cioè apprende come si fanno le cose, ma questo è legato anche al linguaggio, perché noi apprendiamo a muovere la fonazione, tutto quanto un'articolazione motoria, apprendimento delle abitudini, movimenti oculari, vedete quante cose ogni area fa e poi collaborano. Quindi, Oliverio cosa dice? Che la maturazione delle funzioni motorie trascina le altre. Ma pensiamoci, noi nasciamo che siamo una cellula, e poi diventiamo 10, poi diventiamo cellule staminali totipotenti, pluripotenti, eccetera. Ma in tutta questa fase non c'è certo la coscienza. Però apprendiamo costantemente, perché ci adattiamo come quella cellula della pelle all'ambiente esterno. Allora, noi siamo quindi fatti di molti più sistemi intelligenti. Pensate, ve ne faccio due esempi, anche se sto sforando, scusate, adesso vi mando a cena. Allora, bambino nasce, dopo poche settimane gli viene fatto fare questo test, senza fargli vedere cosa gli mettono in bocca, ciuccio fatto così e ciuccio fatto così. Dopo 90 secondi dove ci gioca, glielo tolgono e gli mettono i due ciucci davanti.
e lui guarda di più quello che ha ciucciato. Cioè lui riesce a capire con la lingua la forma che poi gli viene mostrata e quella guarda. A poche settimane di vita. È una cosa che spiegarla col come noi pensiamo di fare le cose non si può, perché noi cominceremo a toccare e dire, ah, ok, allora ha una cosina così, allora dovrebbe essere, cioè ci parliamo nella mente per spiegarci le nostre sensazioni, no? A 3 settimane no. Ma allora vuol dire che abbiamo delle potenzialità cognitive profonde, innate, totalmente inconsce, potentissime. Ecco perché funziona quando gli fai fare la geometria con gli origami, perché la toccano, li costruiscono i triangoli, i quadrangoli, gli esagoni, eccetera. Ma va a parlare con quelle parti del cervello, non solamente solo con la parte razionale, che non va buttata via ovviamente, ma bisogna toglierla un po' dal trono del so tutto io. Ultimo esempio, altra ricerca, più ricerche fanno vedere che se tu fai fare le cose ai bimbi, anche ai ragazzi, spiegandole anche con le mani, cioè noi italiani siamo forti in questo, usando molto le mani, succede che sbagliano con la bocca, ma ti stanno facendo l'operazione giusta. Tu gli devi dire, ma no, ma guarda che avevi ragione. Ma capita anche agli adulti, non mi è mai capitato di chiedere informazioni stradali, ah, allora, la rotonda a sinistra, no? Questo lo sanno benissimo anche chi fa fisioterapia, eccetera, perché quando devono chiedersi se hai dei dolori, magari tu dici no, non c'ho niente, sì, forse una volta mi sono fatto male alla spalla destra e loro ti dicono, ma sei sicuro? Cioè, c'è un'intelligenza dentro di noi, corporea e motoria, formata nei decenni, che sa cose a cui invece noi non abbiamo accesso, o almeno perché non siamo più abituati ad averci accesso. E quindi abbiamo creato questa dissincronia, mentre i gesti sanno molto. Tutta questa si chiama embodied cognition, cioè si sta scoprendo oggi, sempre di più negli ultimi 10 anni, che la cognizione, le capacità cognitive non sono solo nel cervello, ma sono in tutto il corpo, anzi anche un po' di percezione di quello che c'è fuori. Quindi dobbiamo proprio cominciare, secondo me, dell'invito di stasera, scusatemi, a fare così. Il nostro io, quello che pensiamo che le sappia tutte perché ha delle motivazioni dentro e te la spiego, no? E dici, ascolta, te sei una piccola parte sviluppata negli ultimi anni di evoluzione, ma ci sarà anche dei buoni con gli altri, no? Che collaborano. Quindi usciamo dall'illusione del controllo, perché tanto, come avete visto, controlliamo poco, perché poi se sono così dico meno, se sono così dico di più. Sarebbe meglio farci amicizia con quella parte, no? Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensarci come un organismo vivente fatto di miliardi di organismi viventi, una bella comunità. Ma allora, se siamo una grande comunità di intelligenze, dobbiamo passare dall'illusione del controllo all'ascolto, alla cura delle nostre parti, a volerci bene, a dargli quello che gli serve, quindi a farle muovere se gli serve muovere, non a ragionare troppo in certi momenti, e anche alla fiducia in queste parti di cui non ho accesso cosciente, ma sono io lo stesso. Voi non siete solo la vostra razionalità o quello che conoscete di voi, ma siete molto di più, e spesso quel di più è quello che vi ha dato le più grandi gioie della vostra vita, perché avete preso delle scelte perché le sentivate. Solo che abbiamo creato un po' di disgiunzione. Il corpo, da sempre, fin da piccoli, ci allena l'intelligenza. Allena tutte parti del nostro cervello che poi possono essere di servizio anche ad alcune scelte della corteccia prefrontale e della parte razionale. Siccome siamo anche tanti genitori educatori, l'ultimo passo è, ok, noi abbiamo fatto amicizia e proviamo a sentirci più grandi, a non essere solamente quelli che vogliono una spiegazione. Però, allora anche gli altri vicino a noi. Quindi anche l'essere umano che vi a fianco non è solo quello che lui sa spiegarmi, non è solo quello per cui io pretendo che mi dica perché fa una cosa, ma è tutto il suo corpo, tutti i suoi visceri, tutte le sue cellule che reagiscono in un certo modo e sono state abituate a reagire così, e ha delle intelligenze che quando me le spiega perdono di valore magari, perché non riesce a spiegarmele. E allora io dico, c'ho ragione io perché non è una buona spiegazione. E con i bimbi questo è fondamentale, perché loro nei primi anni di vita hanno poca capacità anche linguistica di spiegarci tutte le loro motivazioni, mentre hanno tantissimo di quell'altra. Allora io vorrei davvero che adesso andassimo a cena come persone diverse, più grandi,
molto più grandi, e sapendo che tutte le esperienze che noi viviamo col nostro corpo parlano a parti del cervello che sono grandissime, potentissime, e alle quali con le spiegazioni non abbiamo accesso. Grazie.